Ciao a tutti e benvenuti su Sneaker Peek, io sono Simone e la recensione di quest'oggi è sulle Jordan Zion 1. A 2 anni dall'entrata nell'NBA di Zion Williamson, il giocatore ha ricevuto la sua signature shoes. Inizialmente era quasi sotto contratto con la Nike, poi però durante il suo ultimo anno al college è avvenuto l'incidente incredibile che ha visto la sua scarpa, una Nike PG 2.5, letteralmente esplodere sotto i suoi piedi. Zion Williamson da quel momento giurò di non indossare più una scarpa della Nike. Prima di passare alla recensione però vi ricordo, come sempre, qualora non l'abbiate già fatto, di iscrivervi al canale, anche ai canali YouTube e Instagram se volete, di attivare l'icona per ricevere tutte le notifiche e tutte le future recensioni. Partiamo con le fondamenta della scarpa come sempre, quindi parliamo della trazione. Analizzando la suola notiamo 3 caratteristiche principali. La prima è che la gomma non ricopre completamente la scarpa, ma è sostanzialmente divisa in 2 blocchi. Questo stratagemma in genere viene utilizzato per contenere il peso della scarpa, quindi per tentare di renderla il più leggera possibile, magari un pochino a discapito delle prestazioni sul grip. Un'altra caratteristica che notiamo è il doppio tipo di gomma utilizzata. Se infatti la maggior parte della suola utilizza una gomma traslucida, la parte mediale, la parte interna dell'avampiede invece utilizza una diversa gomma di colore bianco che è leggermente più morbida rispetto alla parte traslucida, che invece è estremamente dura e estremamente consistente. La terza caratteristica è un pattern abbastanza strano, sono queste linee un po' frastagliate, non c'è una chiarezza nello svolgersi del pattern, quindi un po' caotico se vogliamo, comunque un pattern multidirezionale. A noi interessano le prestazioni, come si comporta sul campo, ricordandovi che le recensioni purtroppo ancora sono legate esclusivamente a situazioni di outdoor, anche se probabilmente la situazione sta per cambiare, quindi vi prometto che appena le palestre saranno disponibili farò un aggiornamento totale su tutte le recensioni che ho fatto fino adesso, analizzando le trazioni per quanto riguarda i campi indoor, appunto puliti, su campi in parquet. Dicevamo, la trazione delle Jordan Zion 1 posso dire che al massimo si merita un ok, un valore medio. Il campo in cui l'ho provata era piuttosto sporco, addirittura se vedete ci sono dei pezzi di foglie secche cadute, il campo era veramente con una manutenzione pessima, che però mi è servita per testare proprio le caratteristiche e quindi la bontà della trazione della scarpa. Non mi ha entusiasmato, lo ammetto, non è assolutamente però neanche tra le peggiori. Una nota positiva per gli amanti delle sessioni in outdoor, quindi all'aperto, è che la gomma è piuttosto consistente e piuttosto dura, specialmente nella parte traslucida. Di contro però questa parte attira parecchio la sporcizia e la polvere, quindi si rende necessario, onde evitare delle scivolate pericolose, conviene pulire la suola per ripristinarne un pochettino il grip. Comunque una scarpa che almeno dal punto di vista della trazione non va oltre la sufficienza. Parlando invece per quanto riguarda l'ammortizzazione, le Jordan Zion 1 si presentavano veramente con grandi auspici perché univano 2 mondi di scarpe di ammortizzazione già visto in modelli Nike, che li vedete dietro di me. Una sono le PG, quindi la scarpa, la signature shoes di Paul George, la 4, la 5 specificatamente, e l'altra invece sono le KD13. Perché questi 2 modelli? Perché sostanzialmente le Jordan Zion 1 utilizzano una unità di Air Strobel, quindi la stessa identica che utilizzavano appunto le PG4 e le PG5, che dovrebbe assicurare un'ottima ammortizzazione proprio sotto la pianta del piede. Inoltre, a differenza delle PG che avevano solamente questo Air Strobel, le Jordan Zion 1 aggiungono addirittura nell'avampiede anche un'unità Zoom, quella che già era presente nelle KD13. Quindi sulla carta stiamo parlando di una scarpa che dovrebbe avere un'ammortizzazione veramente di prim'ordine. A me onestamente non ha fatto impazzire. Anche qui attenzione,
Non sto dicendo che la scarpa ha una cattiva ammortizzazione o che non abbia una protezione per gli impatti, però a mio parere non raggiunge i livelli di morbidezza specialmente delle PG4. Anche le PG5, se ricordate nella recensione che ho fatto qualche tempo fa, criticavo sostanzialmente che avesse perso un pochino di quella sofficità, di quella morbidezza, di quella protezione negli impatti che era prevista invece nel modello precedente. Ecco, le Jordan Zion 1 mi ricordano un po' quel tipo di ammortizzazione, cioè simile alle PG5. L'Elstrobel c'è, però non è così soffice, non è così morbido come nel modello precedente. Anche l'unità sull'avampiede zoom, quindi tipico delle KD13, non si sente moltissimo, non viene attivato anche quando c'è una forte pressione del piede. Questo probabilmente dipende anche un pochettino dalla schiuma in Phylon, che è una schiuma generica. Per contenere i costi, le Jordan Zion 1 hanno adottato una schiuma che non è né una schiuma di tipo React della Nike, né una schiuma di tipo Cushlon, è semplicemente un Phylon iniettato, quindi una schiuma assolutamente normale. Per giunta è prevista anche, non so se qui si vede nell'inquadratura, ma è prevista questa parte che ingabbia un pochettino la schiuma e quindi fa perdere un pochino di quella compressione che poteva aiutare a sentire maggiormente la protezione per gli impatti. Ripeto, non è assolutamente una scarpa dura, rigida, come magari abbiamo visto nelle recensioni recenti, tipo le Nike Carillo 4, però rispetto all'ottimismo che c'era, le Jordan Zion 1 tutto sommato se la cavano, ma non posso assolutamente promuoverla a pieni voti. Passando invece per quanto riguarda il fit, è una scarpa che mi sentirei di consigliare soprattutto a persone che hanno una calzata, hanno un piede normale o addirittura stretto. Attenzione invece per quanto riguarda dei giocatori che hanno un piede magari un po' con la pianta larga, perché ripeto, la scarpa ha una linea molto stretta nelle punte. A me è una caratteristica che sostanzialmente piace, sono andato true to size e anche a livello di lunghezza mi sono trovato bene. Però in quanto a larghezza, attenzione, il mio consiglio se avete il piede abbastanza largo o molto largo è quello assolutamente di andare a provare la scarpa se potete direttamente al negozio. Nel caso non possiate, il mio suggerimento è quello di andare mezzo numero sopra la vostra taglia tradizionale. Se invece avete un piede regolare o addirittura stretto, potete andare tranquillamente true to size. Non mi sento di consigliare a nessuno di scendere di mezzo numero, perché comunque la lunghezza della scarpa non è eccessiva, non c'è sostanzialmente spazio nella parte delle punte, quindi non mi sento di consigliare di scendere di mezzo numero. Quindi o true to size se siete regular o piede stretto, se invece siete un wide footer vi consiglio innanzitutto di andarla a provare, ma comunque di salire di mezzo numero rispetto alla vostra misura tradizionale. Parlando invece per quanto riguarda i materiali, probabilmente è l'aspetto che mi ha meno convinto della scarpa. È vero, l'adottare questa tipologia di plastiche, di elementi anche diffuse che ricoprono la scarpa, ha consentito al brand Jordan di proporre un prezzo di listino di 120 euro, che per essere una signature shoes tutto sommato è abbastanza buono come prezzo. È stato buono anche l'adozione di questi materiali per quanto riguarda il peso, perché è una scarpa comunque abbastanza leggera, pesa intorno ai 430 grammi, quindi assolutamente in linea con il peso ad esempio delle Nike Carillo 4, quindi una scarpa che ai piedi risulta decisamente leggera, quindi bene da questo punto di vista, anche piuttosto bassa sul terreno. Ovviamente non è la scarpa che dà la maggior sensazione proprio di vicinanza alla pavimentazione di gioco, però non c'è da lamentarsi, soprattutto considerando che è pensata, una scarpa sviluppata per un bestione come Zion Williamson, che abbiamo visto cosa gli è successo con la scarpa della Nike, con le PG, l'ha praticamente disintegrata sotto il suo peso. Quindi materiali assolutamente non di tipo premium, anzi tutt'altro. Il materiale, anche il mesh che ricopre le punte, non è proprio di grandissima qualità, un pochino mi ricorda per fattura quello presente nelle PG5, quindi decisamente non il massimo della vita. Però tutto sommato comunque la scarpa ha una buona dotazione ad esempio di materiale nella parte specialmente del collare
delle caviglie, è molto imbottita, e questo è un bene perché anche garantisce un certo grado di comfort proprio nella zona posteriore. Però ecco, questi elementi in plastica infuse presenti nella parte centrale della scarpa sono abbastanza dozzinali, però ripeto, era una scelta proprio voluta probabilmente dal brand Jordan di tenere il prezzo basso e di dare a tutti quanti, o quasi tutti quanti, la possibilità di comprare una scarpa, la prima signature di Zion Williamson. Una cosa che ad esempio non mi è piaciuta anche nell'adozione dei materiali è come è stata integrata la linguetta, che è estremamente sottile. Tanto per fare un paragone, se avete presente le ultime LeBron, quindi una linguetta veramente quasi sprovvista di materiale di gomma, quindi materiale soffice, non è proprio così sottile, ma ci andiamo vicini, quindi quando poi si tirano un po' i lacci della scarpa si tende a sentire un pochino il laccio, e quindi dà quella sensazione un po' di, non proprio di comfort, che magari con l'adozione di una linguetta diversa insomma sarebbe stato meglio. La scelta qui invece però la responsabilità se la prende tutto il giocatore Zion Williamson, che siccome è un fan dei fumetti della Marvel o comunque dei supereroi, voleva ricreare una linguetta che ricordasse per certi versi un po' tipo lo scudo di Capitan America o una corazza tipo Batman davanti, insomma una scelta più di design piuttosto che pensata per soddisfare il palato del comfort dei giocatori. Ciò che invece è assolutamente da promuovere, che mi fa veramente contento e felice, è ciò che riguarda il supporto. D'altra parte ce lo dovevamo aspettare, insomma Zion Williamson, l'abbiamo detto, è un giocatore veramente molto pesante che ha bisogno di un grande supporto per la scarpa. Però la cosa che veramente mi fa impazzire in senso positivo è l'adozione di questo outrigger. Io non so adesso se qui lo si vede, però la gomma in questa parte della scarpa, quindi nella parte dell'avampiede, eccede, va veramente molto verso l'esterno, e questo garantisce una stabilità eccezionale. Non è solamente una questione di stabilità, questo outrigger, quindi questa parte che esce proprio fuori dalla silhouette della scarpa, può veramente prevenire molti infortuni, specie le scavigliate, e chi gioca a basket lo sa benissimo di cosa sto parlando. Avere una base di appoggio così larga può veramente salvare tante caviglie. Le scavigliate e le distorsioni alle caviglie si prendono anche con questa scarpa, intendiamoci, però sicuramente può aiutare a diminuire il grado di infortunio, e questo è veramente, io non capisco perché tutte le scarpe non adottino una soluzione di questo tipo. In fondo non ci vuole tanto a pensare una cosa del genere. È vero che molti giocatori potrebbero dire sì, però avere un outrigger così esteso può leggermente rendere la scarpa un pochino più lenta, passatemi il termine, quindi una scarpa un pochettino meno agile, però io onestamente non baratterei mai una soluzione del genere per avere una scarpa molto stretta, e che quindi se il piede viene appoggiato in modo errato sulla superficie, o se si calpesta ancora peggio una scarpa di un altro giocatore, può causare questo un infortunio molto grave. Invece questa è una soluzione che secondo me aiuta tantissimo nelle Jordan Zion 1. Anche tutti gli altri dispositivi adottati nella scarpa, ad esempio il lace loop, che sono presenti in questa parte dei lacci proprio nella parte iniziale dell'attacco, sono indipendenti, quindi possono essere tirati, e questo aumenta il grado di sostegno nella parte dell'avampiede e quindi migliora ulteriormente la calzata, la rende più stabile, il piede è completamente all'interno della scarpa e veramente non si muove. Per il supporto abbiamo anche l'heel counter, che protegge la parte posteriore della scarpa, la parte della caviglia. Una scarpa con una base molto larga, con un supporto veramente fantastico, assolutamente la valutazione è di 5 su 5. Arriviamo alle conclusioni finali. Una scarpa per essere la prima signature shoes, ovviamente di Zion Williamson, buona in alcuni aspetti, senza però eccellere, ad eccezione appunto di quanto abbiamo detto per il supporto, che invece è veramente ottimale. Una scarpa comunque che mi ha sorpreso per la sua leggerezza, mi sarei aspettato una scarpa molto più pesante, invece Zion Williamson ha adottato una soluzione flessibile, una scarpa che quindi non è adatta solamente a giocatori pesanti, ma credo possa essere una scarpa valida
dalle guardie fino ai centri. L'ammortizzazione tutto sommato c'è, non fa gridare al miracolo, però ecco, su questo vorrei essere molto chiaro. Continuo a preferire l'ammortizzazione che era presente nelle PG4. Da un punto di vista estetico, come sempre, lo sapete, il duro lavoro di chi fa le recensioni è quella di comprare le prime colorazioni disponibili, e in questo caso purtroppo non c'è una grande varietà. Una colorazione bianca-nera tutto sommato ci sta. C'è una scarpa, sicuramente una colorazione interessante che dovrebbe essere disponibile, se non ricordo male, il 20 maggio, che è sempre su base bianca e nera, ma che ha anche una colorazione, Adidas la chiamava Summer, qualcosa del genere, comunque con dei colori molto più allegri, molto più interessanti, molto più sfiziosi. Io sinceramente vi consiglierei di dare un'occhiata a quella, anche perché tanto comunque il prezzo, ripetiamo, è sempre di 120 euro. Se vi è piaciuta questa recensione, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un bel like e di segnarmi nei social paralleli, quindi su Facebook e su Instagram. Noi ci vediamo alla prossima, io come sempre vi ringrazio. Questo è Sneaker Peek, io sono Simone, voi siete meravigliosi, ci vediamo alla prossima e grazie.